Grazie a Stefano Massini, sempre. Buonasera professor Jeffrey Sachs, economista di fama mondiale della Columbia University di New York, grande esperto di geopolitica e di leadership mondiali. Buonasera a Carlo Calenda, leader di Azione. Stasera ci occupiamo di chi viene messo sotto attacco perché critica, perché contesta e a proposito di brutti sogni, non è un sogno neanche questa immagine, ve la faccio rivedere, la faccio vedere a Carlo Calenda, Jeffrey Sachs, del Presidente degli Stati Uniti che fa questo. Naturalmente è stato prodotto dalla Casa Bianca, dai suoi collaboratori e messo sul social network Truth del presidente Trump. E poi c'è questa immagine, questa foto, questa macchia, sono giornalisti che sono quelli accreditati al Pentagono, che fanno gli scatoloni e lasciano il Pentagono perché le nuove norme del segretario del ministro della guerra, così si chiama oggi Pete Hegseth, sono che qualunque notizia che riguarda il Pentagono, qualunque notizia non può essere pubblicata, questa è la legge, se non è vistata dal Pentagono stesso. Allora, Carlo Calenda, è il nostro migliore alleato Donald Trump. Che impressione le fa queste scene dall'America? Io penso che uno potrebbe dire idiocracy, no? Cioè l'idiocrazia, cioè quello che si vede. Io in realtà penso che sia molto più pericoloso, cioè credo che Trump abbia in mente di sovvertire la democrazia in America, trasformarla in una cleptocrazia. Ieri ha perdonato un condannato per riciclaggio con criptovalute perché aveva aiutato la sua raccolta di criptovalute, quindi penso che siamo di fronte in un certo senso alla caduta dell'Occidente, così come lo conosciamo. E rispetto a questo sentivo la narcosi, ma la cosa strana è quando si vedono queste cose la gente ride. È un fatto di una gravità mentre spaventosa. Invece non c'è niente da ridere. Professor Sachs, l'America è sull'orlo di una guerra civile e quindi c'è anche una reazione, però, oppure c'è una sorta di come dire, narcosi, Trump si sta veramente prendendo il paese e abolendo la democrazia? L'America si trova in una spirale verso il basso ormai da molti anni. Saranno 30-40 anni di democrazia in declino. Trump è qualcosa di diverso, è davvero un idiota, arresta i miei studenti, trascina gli studenti fuori dai dormitori alla Columbia University, li sta trascinando fuori dalle loro camere e li sbatte in prigione solo perché sono palestinesi, ad esempio. Quindi è ben più serio, ma direi che il deterioramento della democrazia americana ormai si vede da decenni. Il paese è totalmente corrotto e totalmente militarista e questa combinazione è devastante. Una domanda che ci facciamo noi è: visto che siamo sottoposti ai dazi americani e molti dicono beh, ma bisogna battere i pugni, l'Europa deve battere i pugni sul tavolo, deve ribellarsi ai dazi, deve trattare da pari a pari con Trump, però se poi vai a vedere tutte le istituzioni europee, credo sicuramente italiane, hanno già consegnato tutti i loro dati e le chiavi dei data center, di tutte le informazioni che riguardano la giustizia, i servizi segreti, a big tech americani. Per cui noi di fatto siamo già in una condizione in cui non possiamo ribellarci, o c'è un modo? L'Europa potrebbe riprendersi la propria sovranità se volesse farlo. Sfortunatamente i leader europei non vogliono la sovranità. Il segretario generale della NATO chiama il signor Trump daddy, papà, e questo la dice lunga. Ursula von der Leyen viaggia a Washington, ottiene un pessimo accordo e poi dice beh, è andata benissimo, non ci ha colpiti ancora più duramente. Questo è scioccante.
per una regione che ha una popolazione più grande degli Stati Uniti, 450 milioni di abitanti, 10 volte più vecchia, dovrebbe essere 10 volte più matura, eppure ha totalmente abbandonato la sua sovranità, l'ha data agli Stati Uniti, a questo idiota. Calenda, anche a lei la stessa domanda, cioè come facciamo a combattere se abbiamo consegnato le chiavi della nostra conoscenza, delle nostre informazioni all'America? Eliminando le fonti di dipendenza. Le fonti di dipendenza sono dipendenza energetica, dipendenza militare, perché oggi la NATO è l'unico comando integrato che c'è in Europa, cioè gli europei non hanno una struttura di comando e controllo, quindi dipendono nei fatti dagli Stati Uniti in tutto e per tutto, dipendenza finanziaria e dipendenza di gestione dei dati, dove non si può dire che l'Europa non abbia fatto nulla. L'Europa ha delle normative oggi che sono estremamente più restrittive, ha colpito numerose volte i player americani, tanto che Trump ne ha fatto uno degli elementi fondamentali della sua polemica con l'Europa. E tuttavia questo lavoro impone anche una dignità europea. Io ho detto che a mio avviso il modo in cui è stato affrontato il negoziato sui dazi è stato un modo fallimentare. Cioè era meglio, e quello che dovevamo fare da questo punto di vista è prendere dai cinesi. Cioè dire ci metti i dazi al 100%, te li mettiamo anche noi. Sarebbe accaduto un Armageddon finanziario e Trump si sarebbe spaventato. Con i bulli, buttarsi per terra a tappetino non funziona mai. Ecco, le chiedo una cosa, professor Sachs. Diceva Calenda, il primo problema è autonomizzarsi dall'America, per esempio, su alcune cose fondamentali. Una è quella delle armi, cioè non dipendere dalle armi americane, che è il motivo per cui l'Europa si sta riarmando da sé. O noi, e mi interessa la sua posizione che è sempre molto radicale, decidiamo di non riarmarci e di puntare su altro, oppure noi dobbiamo autonomizzarci dall'America armandoci a nostra volta, come Europa. Qual è la sua opinione? L'Europa ha bisogno del suo esercito, ha bisogno della sua autonomia militare, ma ha bisogno anche della sua diplomazia, e non ne ha attualmente l'Europa. Non cerca di averne con la Russia. La sua diplomazia con la Cina è una barzelletta, una tragedia. L'Europa non sa come agire da agente indipendente globale. Quindi concentrarsi solo sul lato militare non è proprio l'approccio più efficiente dal punto di vista dei costi. Certo, qualcosa va fatto, l'Europa non deve dipendere dagli Stati Uniti dal punto di vista militare, ma d'altro canto l'Europa non può chiedere in ginocchio agli Stati Uniti di occuparsi della diplomazia. L'Europa ne ha di diplomatici, ne incontro tanti, e che non hanno alcun tipo di ruolo. I ministri degli esteri dell'Europa vanno mai a parlare con la Russia o con la Cina? Assolutamente no. E a chi avete dato tutta la diplomazia? L'Estonia? La Lituania? La Lettonia? È una barzelletta, non ha alcun senso quello che sta accadendo in Europa. Però professor Sachs, per fare la diplomazia bisogna avere delle armi di negoziazione. La notizia di stasera, tutta da verificare, ne ha parlato il presidente polacco Donald Tusk, è che la Cina avrebbe intenzione di cessare gli acquisti di petrolio dalla Russia, che significherebbe probabilmente dare una svolta alla guerra in Ucraina. Questa si chiama, diciamo, arma negoziale. Lei intanto ci crede a questo scenario, ne sa qualcosa, però questo ci dimostra che noi in Italia, in Europa, che arma negoziale abbiamo? Ma partiamo da questa notizia della Cina. La ritiene credibile? No. La Cina continuerà ad acquistare il petrolio dalla Russia. La Russia continuerà con la sua escalation nei confronti dell'Ucraina. Conosco Donald Tusk ormai da 37 anni, è una brava persona, ma questa è una follia, quello che sta accadendo è folle. L'Europa non ha un concetto, non sa come avere a che fare né con la Cina né con la Russia né come porre fine alla Russia in Ucraina, perché non ha diplomazia, tutto qua. L'Europa avrebbe molte leve da usare, ha una grande economia, che dovrebbe essere un grande partner commerciale sia della Russia che della Cina,
e però sta tagliando quei ponti perché gliel'ho chiesto gli Stati Uniti, perché 30 anni fa gli Stati Uniti hanno detto beh, noi metteremo la Russia nell'angolo, espanderemo la NATO, perché 15 anni fa gli Stati Uniti hanno detto che si sarebbero staccati dalla Cina e qualunque cosa dicano gli Stati Uniti, quello fanno in Europa. Statene certi, ed è ridicolo. Senatore Calenda. Non è fattualmente vero. Io sono stato ministro di un governo europeo dal 2014. Quando la Russia ha invaso la Crimea, noi abbiamo fatto finta di niente, abbiamo continuato a prendere gas russo, altro che fare affari. Io stesso ho guidato una delegazione col Presidente del Consiglio di allora a San Pietroburgo, facendo finta di niente, mettendo 3 sanzioni finte. Il risultato è stata l'escalation e con la Cina abbiamo fatto esattamente lo stesso. L'Europa è il paese che ha tenuto il livello di dazi più basso nei confronti della Cina. E ancora, anche sulla NATO, chi è che ha messo il veto all'ingresso dell'Ucraina nella NATO? L'hanno messo la Germania, l'ha messo l'Italia. Non è assolutamente vero. Noi ci siamo letteralmente dal 2014 in poi calati le braghe. Tanto che quando la Russia ha attaccato nel 2022 noi avevamo una dipendenza energetica dal gas russo gigantesca. Come non facevamo affari con la Russia? Facevamo solo affari con la Russia. Noi avevamo un Presidente del Consiglio che dormiva nel lettone di Putin. Più di così di diplomazia. E con la Cina ne vogliamo parlare? La dottrina europea del commercio, io sono stato nel Consiglio del Commercio per 5 anni dell'Unione Europea, era addirittura riconoscere lo status di economia di mercato alla Cina, che non lo è mai stata. Il problema dell'Europa è stata la carenza di autonomia nel dire, signori, qua questi ci stanno sfruttando commercialmente, Putin è un fascista, imperialista, aggressivo che va contenuto. Ma io c'ero lì, ci sono andato, è stato l'errore della mia vita, l'ho detto pubblicamente. Per fare 4 business siamo andati a San Pietroburgo ad omaggiare questo delinquente, facendo finta di niente. Ma quale diplomazia? La Merkel pendeva dalle labbra di Putin. L'SPD tedesca Schröder era il presidente del consorzio del gas e tutto questo avveniva dopo la Crimea. Quindi noi abbiamo proprio calato le braghe. Quindi dice... Prego, Sachs. Conosce il ruolo degli Stati Uniti nell'aver rovesciato Yanukovych o no? Ma non è vero, ma io ero al governo, ma non è vero, gli ucraini non vogliono finire sotto... Yeah, definitely. Gli ucraini non vogliono finire sotto la Russia. No, non sto kidding. È una cosa proprio destituita di... Gli Stati Uniti non hanno avuto un ruolo nel rovesciamento di Yanukovych. Questa è la stessa teoria che usa lei sul vaccino che sarebbe, sul Covid che sarebbe uscito da un laboratorio cinese e americano. Sono cose... Gli ucraini non vogliono finire sotto la sfera di influenza della Russia. Io ero nel Consiglio europeo che ha deliberato un accordo, che era un accordo, scusi, di associazione commerciale nel 2014, dove non c'era nessun capitolo che aveva a che fare con le armi. Sachs, prego, senza sovrapporvi, prego, Sachs. È incredibile. Non sa quanto gli Stati Uniti hanno pagato per il rovesciamento di Yanukovych. Ero lì, l'ho visto. Io sono stato portato in piazza Maidan dalle persone che hanno pagato. Parlate in italiano, grazie. Io ero... Ma ora tocca a me, senatore. Prego, professor Sachs. Lei non c'era quando io sono stato portato in giro e mi hanno spiegato, abbiamo dato 15.000 a questo, 20.000 a quest'altro. Sta dicendo che non è successo, che non l'ho sentito? Sì, penso che lei sta mentendo. Esattamente come sul vaccino. E posso dire una cosa? Un attimo, uno per volta, prego. È odioso, è veramente odioso. Sarà odioso, ma io penso che lei fa... assolutamente. Si sta chiamando un bugiardo. Io penso che lei fa propaganda putiniana. Dal 2014 al 2022 l'Europa è stata completamente dipendente da Putin per quanto riguarda il gas. Vabbè, me lo spiega quale sarebbe la politica aggressiva dell'Europa nei confronti di Putin? Professor Sachs, prego. Sono scioccato, francamente. È la mia opinione. Sì. Mi ha chiamato un bugiardo? Però, facciamo una cosa. Cerchiamo di mantenerci sulla valutazione dei fatti, perché senatore Calenda, senza insultare. Io non ho insultato, lui mi ha chiesto una cosa, gli ho risposto di sì, penso che sia bugiardo. Però dico che sulla lettura dei fatti di Maidan sono stati scritti libri, inchieste. Sì.
ci sono posizioni molto diverse. Ma mica tanto. Non per forza una posizione o l'altra significa che uno mente e uno dice Ma lei la ha fatto verità, 20 no? trasmissioni su Maidan, vabbè, raccontando come gli ucraini volevano essere europei. Ma io me le ricordo quelle trasmissioni. benissimo. E allora si è fatto prendere in giro anche lei? Era un No, ma io complotto non mi sono americano. fatto, io ho E allora? raccontato quello che è successo, senatore. E ma che è successo? qui c'è una cosa che il professor Sachs, io faccio il giornalista, dice: io ho visto, ho sentito persone che hanno pagato per finanziare quella rivoluzione. Gli si può dire... Non c'è nessuna evidenza. Non c'è evidenza. Bene, dire non c'è nessuna evidenza è una cosa, dire lei è un bugiardo è No, lui un'altra. mi ha Quindi chiesto se cerchiamo penso di che sia essere bugiardo. civili. Sì, lo penso, perché Va non bene. penso che sia avvenuto. Domanda che le faccio, ma lei quando copriva l'Euromaidan, perché io me le ricordo quelle trasmissioni, Bene. andava lì, no? Non raccontava dei ragazzi ucraini che volevano diventare Ma europei? lì ci sono stati, ma certamente E ci sono erano stati tutti ragazzi. pagati dalla CIA. E No, come ma mai, se scusi, non faccio un'altra domanda, l'esercito ucraino in Crimea non aveva le pallottole, tanto che gli obini verdi di Putin l'hanno presa in 2 minuti. C'erano gli americani in Crimea? Professor Sachs, senza... Professore, il dibattito in Italia è molto acceso, a volte troppo, però diciamo, dica la sua, non si preoccupi, abbiamo superato. No, è acceso, ma è veramente scioccante. Chiedo scusa. Lei... Can I ask the senator a different question? Posso fare un'altra domanda, una domanda diversa al senatore? Did Italy support L'Italia ha sostenuto l'accordo Minsk 2? Ma non era nel quintetto, c'era la c'erano, come lei sa perfettamente, c'era il formato Normandia. The government supported? Ma guardi, Ma il governo l'ha l'Italia in quel sostenuto? momento supportava proprio Putin. Cioè non è chiaro, se lo ricorda Silvio Berlusconi? Sì, ma c'era... Le ho fatto una supportava domanda. direttamente Putin, non era inclusa perché supportava Putin l'Italia. I asked you a question. Ma le ho fatto una domanda. Minsk II agreement. Sosteneva l'accordo Minsk 2? okay. Was the Minsk II Sì. agreement Allora, l'accordo carried out Minsk by 2 Ukraine? è stato No, poi da rispettato tutti e dall'Ucraina? due, da tutti e due, da tutti e due, lo sa perfettamente. Did Ma Chancellor Merkel explain la cancelliera how Merkel ha spiegato che non avremmo poi implementato l'accordo perché l'Ucraina non lo voleva, era un Ma la falso, solo un cancelliera metodo per Merkel prendere era tempo? Did Chancellor Merkel say that? La cancelliera ha detto questo? Ma scusi, professore, io non ho capito, ma lei sta sostenendo I'll- che l'Europa ha provocato con l'accordo di Minsk la Russia per attaccare l'Ucraina? Qual è la sua tesi? Dove vuole arrivare? Sentiamolo, professore. No. No. What I'm explaining Quello che is sto that the spiegando è Minsk che l'accordo Minsk 2 exit ramp from era la rampa d'uscita da una guerra, and Ukraine signed it. l'Ucraina lo ha And firmato, the UN Security Council il Consiglio di sicurezza dell'ONU unanimously all'unanimità adopted it. lo ha adottato, And then the United States poi gli and Stati Uniti e Ukraine l'Ucraina hanno detto said, "We're not going to do that." no, non lo rispetteremo. And Germany and France La went Germania e la along Francia as hanno both seguito. the German and French leaders of the I time leader have explained tedeschi e it wasn't francesi public. dell'epoca And ce l'hanno so detto we varie lost the volte peace. Ma scusi, pubblicamente, posso quindi chiederle- abbiamo perso la pace. Posso Questo è un devo piccolo fare una dettaglio, non domanda? dobbiamo Scusi, lei sta rispettare le dicendo accordi. che la Germania di Angela Merkel con l'SPD, con Schröder che lavorava per Putin, ha sabotato l'accordo per entrare in guerra con la Russia mentre prendeva tutto il gas dalla Russia. Not to start a, not, È un po' not to singolare start come a war tesi. with Russia. È per fare Non che- per iniziare la guerra con la Russia, ma per non finire la guerra. No, non io ho capisce? capito perfettamente. Capisce cos'era perfettamente. l'accordo Minsk 2? C'era un congelamento, It was a way to make Era un modo per fare la certo, pace. è stato boicottato da entrambi, dagli ucraini e dai russi. Senatore, la fermo un po' perché lui No, ha la chiedo traduzione, scusa. prego. correct. Non è vero, non è corretto. It's incredible. È incredibile. You chiama- read the history if you want, Riscrive la Sta storia come chiamando vuole. l'aria. Allora faccia le sue guerre, senatore. Ah, ecco. but you just No, non è un bugiardo, ma non capisce. Lei sta dicendo, lei Non non, sa. non risponde a una domanda. Noi siamo stati tutti dipendenti dai russi fino a 2022. Perché lei dice che abbiamo messo la Russia nell'angolo come europei se compravamo tutto il nostro gas? Chiara la alla Russia? domanda, chiara la Non domanda. risponde. Risposta del professor Sachs. Russia happened to supply La Russia forniva gas a basso costo all'Unione Europea, che andava bene, faceva funzionare l'economia molto bene e l'Europa vendeva beni alla Russia, è così che funziona l'economia. Ora l'economia è al collasso perché siete al 19° pacchetto di sanzioni e non capite come fare la pace, tutto qua. Quindi l'Europa è un Ma non ha disastro risposto alla e lei domanda. ce lo ha spiegato, ci spiega bene perché No, è lei non un ha disastro. risposto alla domanda, professore. Io le ho chiesto una cosa, in che modo
l'Europa avrebbe spinto gli ucraini a non finire la guerra con la Russia o ha messo la Russia in un angolo mentre acquistavano tutto il loro fabbisogno del gas dalla Russia. Perché dovevano farlo se pensavano che si sarebbero rotti i rapporti con la Russia? Professor Sachs, prego. Okay, it's actually not so complicated. Non è così complicato in realtà. C'era un accordo. L'accordo era quello di porre fine agli attacchi ucraini nel Donbass nel 2015. Questo è l'accordo Minsk 2. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU lo ha adottato, l'Ucraina non lo ha attuato. Come ha già detto la signora Merkel, e questo lo possono verificare gli spettatori, la Merkel ha detto no, non implementeremo questo accordo, non costringeremo l'Ucraina ad implementarlo. La guerra è proseguita, c'è stato costruito un enorme esercito in Ucraina, l'Ucraina ha continuato a bombardare il Donbass e l'Europa ha perso ogni opportunità per una pace normale. Questo è quanto. Questo è quello che sto dicendo. E ora è meraviglioso. Va bene, va bene. Visto che non ha risposto, Più il gas dalla Russia. Devo chiudere. lei non può, Comprate il gas da Donald Trump. lei non può, sei volte lei non il può prezzo. mettere insieme la critica a Trump e la critica a Putin. Sono insieme Trump e Putin. Non può dire che Putin è buono e Trump è cattivo, perché stanno insieme contro l'Europa. Lo capisce che stanno insieme? Sono Va bene, alleati. va bene. Che Putin è Lo buono. capisce? Ho detto che l'Europa non sa come fare la pace. Ma Va non bene, la vuole va fare bene. Putin, ha rifiutato tutto. Il professore. concetto è chiaro. Se, allora, un limite. intanto va bene, diciamo, stringetevi metaforicamente la mano certo, per il bugiardo, un bugiardo. Ognuno poi, il professore ha idee forti, Calenda, il senatore ha idee molto forti anche lui, quindi diciamo. Ok. Io non l'ho chiamato bugiardo. No, però me l'ha lui mi chiesto, chiamato professore. Ha Io le ho ragione. risposto con la Va bene, va mia bene. opinione, non gliel'avevo detto, no? Incidente chiuso. Ringrazio il professor Sachs, Grazie ringrazio il senatore Calenda. Subito dopo la pubblicità rimanete qua perché c'è la famosa inchiesta di cui vi parlavo. Andiamo in Sicilia. Parliamo anche del presidente del Senato Ignazio La Russa. È un'inchiesta veramente tutta da guardare perché ci ho degli audio esclusivi, quindi rimanete incollati qui tra pochissimo. Grazie. Presidente, ma permette una domanda? Qual è la domanda? La domanda È pertinente? Non è pertinente, va bene. Allora no. Se lei conosce Marianna Amato Ma oppure che no? c'entra mai? Se io vengo sul lavoro, Marianna Amato.